Sempre più spesso interagisco con familiari, amici o semplicemente persone che mi contattano e mi dicono voglio investire, voglio comprare quella casa, voglio comprare quella macchina, insomma voglio avere dei soldi per fare qualcosa e mi chiedono come prima cosa che business dovrei fare online, che attività mi consigli di fare, devo fare dropshipping, devo fare Amazon FBA, devo iniziare ad investire, posso iniziare ad investire? Se non hai soldi come fai a iniziare ad investire? Io come prima cosa gli chiedo quanti soldi spendi al mese? Spendo circa... Poi nessuno sa mai dirmi un numero o sa mai dirmi una cifra corretta e soprattutto nessuno sa mai dirmi quanti soldi risparmia e quanti soldi riesce a tenere disponibili per creare qualcosa di nuovo. E allora io gli dico guarda, prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, la cosa che devi fare è risparmiare, iniziare a risparmiare. E a quel punto la conversazione si fa interessante e mi chiedi dei consigli per iniziare a risparmiare. Questo è ciò che voglio fare io oggi, darvi dei consigli per iniziare a risparmiare. Allora, come prima cosa, come primo consiglio, dico a tutte le persone: inizia pensando al tuo obiettivo finale, al tuo goal, a cosa vuoi arrivare. Vuoi comprarti casa, vuoi comprarti una macchina? E addirittura a volte gli faccio cambiare strada, non passano più da volere la macchina alla casa, ma a volere il benessere e l'abbondanza, se così si può dire. E per creare abbondanza ovviamente non devi più puntare a volere la casa, perché dalla casa difficilmente, a meno che tu non faccia un investimento immobiliare, puoi creare altra ricchezza. Per cui magari un obiettivo che cerco di porre alle persone che mi chiedono è creare un piccolo business che possa essere online o offline. Poniamo il caso che come piccolo business noi vogliamo aprire un bar. Per aprire un bar, per iniziare l'attività, ci servono 10.000 euro. Quindi dobbiamo metterci via 10.000 euro. Il nostro obiettivo lo abbiamo settato, è quello di risparmiare 10.000 euro per arrivare a fare quella cosa. La seconda cosa che consiglio di fare è fare budgeting, quindi ogni giorno segno tutto il denaro che mi circola intorno, per cui quello che spendo, quello che guadagno per ogni qualsivoglia cosa, e quindi a fine mese so precisamente quanto guadagno e quanto ho speso, e partendo da questo guadagno meno spesa so anche quanto riuscirò a risparmiare. La cosa che fa ridere è che a questo punto gran parte delle persone con cui parlo iniziano a fare questa cosa. Lo si può fare con un semplice foglio Excel. Io l'avevo iniziato semplicemente a fare segnandomelo sulle note e ogni volta segnavo quello che spendevo e quello che guadagnavo, o lo puoi iniziare a fare con tantissime applicazioni. Ce ne sono alcune di belle, fatte bene ma fatte parzialmente bene, infatti sto pensando di creare una mia applicazione e magari più avanti posso fare anche qualcosa per aiutarvi a fare budgeting. Poi alla fine quello che succede quasi sempre è che queste persone arrivano a dirmi guarda, io ogni mese guadagno circa 1.200 euro e spendo 1.135 euro. La differenza, vi rendete conto che ciò che può risparmiare questa persona sono 65 euro. Come fa ad arrivare a 10.000 euro? Sono 153 mesi e 153 mesi sono circa 12 anni. In 12 anni potrebbe iniziare la sua attività, ma tutto questo se quella persona non ha mai un imprevisto, perché se è il primo imprevisto deve togliersi quei 65 euro mensili e attingere anche i soldi che ha risparmiato, quindi questo obiettivo non lo potrà raggiungere mai. Una volta fatto questo però abbiamo iniziato a camminare, abbiamo individuato qual è il problema. Il problema è che non risparmiamo abbastanza. Quindi ora che fare? Cosa devo fare adesso che ho capito che non risparmio abbastanza soldi? L'equazione del risparmio è semplicissima: guadagno meno spese è uguale a risparmio. Quindi possiamo agire soltanto nei guadagni e nelle spese. Innanzitutto con i primi due suggerimenti che vi ho dato, il budgeting e il trovare un obiettivo, fidatevi, ma vi daranno una mano enorme per quel che riguarda le spese, perché con il budgeting finalmente vedrete quanto realmente state spendendo e potete rendervi conto di tutte le spese superflue che state facendo e cercherete, fidatevi, e cercherete una volta che le avete viste di eliminarle, e se volete risparmiare dovreste anche farlo. E oltretutto attraverso l'obiettivo che abbiamo trovato avrete anche una motivazione in più per cercare di spendere di meno. Qui però molte persone mi contestano in questo modo, mi dicono sì però io spendo già pochissimo, come faccio a risparmiare ancora di più, a spendere ancora meno? Le mie risposte sono due. La prima è probabilmente puoi spendere ancora meno, e ricordati che i ricchi in qualsiasi ambito, che sia finanziario,
finanziario, che sia mentale, che sia salutare, qualsiasi ambito, i ricchi sono disposti a fare quello che i poveri non fanno. Quindi fidati, ma puoi ancora migliorare. E seconda cosa, se veramente stai già risparmiando al massimo, stai già tagliando le spese al minimo, dovremmo andare ad agire non più sulle spese ma sul guadagno. Come modificare il guadagno? Ovviamente dobbiamo o lavorare di più o creare nuove rendite. Io la cosa che consiglio di fare è toccare il vostro tempo come ultima cosa, perché se per guadagnare di più inizierete a lavorare con un lavoro tradizionale di più, avrete sempre meno tempo da dedicare a voi stessi e quindi questo risparmio si rivelerà inutile. Quindi quello che consiglio di fare è creare nuove rendite. È possibile crearsi fonti di guadagno partendo tranquillamente da zero. Io nel mio canale spiego tantissimi modi per guadagnare partendo senza investire alcun soldo, ma investendo il vostro tempo. Però non è come il classico lavoro tradizionale che il tempo lo dovrete investire ripetutamente per portare a casa lo stipendio, ma si parla di guadagni passivi, in modo tale che investirete il vostro tempo soltanto una volta e attraverso quell'investimento unico del vostro tempo trarrete vantaggi o trarrete redditi per un lungo periodo o per il resto della vostra vita. Quindi se state cercando di aumentare i vostri guadagni, andate a vedere nel mio canale, troverete tantissimi spunti per iniziare nuovi business che vi portino ad avere guadagni passivi. Detto questo, se non volete perdervi nessun mio video, iscrivetevi al mio canale. Se avete qualsiasi domanda lasciatemi un commento qui in descrizione. Se il video è stato interessante, vi è piaciuto e soprattutto vi è stato utile, lasciatemi un mi piace. E che dire, buon risparmio e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!